Buongiorno a tutte. Questo breve messaggio per promuovere il libro verso l'abolizione della maternità surrogata di casi. Sono felice di aver contribuito a questo importante progetto. In questo libro le mie riflessioni collocano la maternità surrogata e più in generale la riproduzione artificiale dell'umano all'interno del paradigma transumanista dello sviluppo del sistema tecnoscientifico. Qui in Italia, dopo 2 anni dall'importante convegno Scienza ed etica del controllo riproduttivo, come sarà la riproduzione umana nel 2050, in cui i tecnoscienziati e filosofi transumanisti avevano risignificato le tecniche di riproduzione artificiale come una responsabilità genitoriale, il 9 giugno, in un convegno dal titolo Il metaverso delle coppie infertili, discuteranno gli aspetti dell'intelligenza artificiale e lo sviluppo della condizione umana. Al centro gli algoritmi dell'intelligenza artificiale in questo nuovo ordine cibernetico e transumanista che sta abbattendo ogni barriera etica. A livello internazionale, tecnocrati e eugenisti stanno già discutendo di una possibile regolamentazione dell'ectogenesi e per l'editing genetico sugli embrioni umani. Il futuro è già qui. Dobbiamo unire i vari tasselli: riproduzione artificiale dell'umano, ingegneria genetica, intelligenza artificiale, biologia sintetica, nanotecnologie, piattaforme di riprogettazione cellulare a mRNA e comprendere la visione di mondo, di natura, di essere umano che vanno a realizzare. I danni, per quanto riguarda le tecnologie di ingegneria genetica, sono sempre disastri annunciati che servono a velocizzare e a normalizzare altri passaggi. Così come gli scienziati atomici che osservavano i risultati dei loro test sugli abitanti degli atolli di Bikini non avevano sotto gli occhi effetti collaterali, ma il manifestarsi stesso della ricerca nucleare. I ricercatori che sviluppano l'editing genetico con il CRISPR-Cas9 non hanno sotto gli occhi la scomparsa di frammenti di DNA e modificazioni genetiche trasmissibili come effetti indesiderati, ma la possibilità stessa di intervenire sull'evoluzione degli esseri viventi. È necessario tracciare una netta linea etica, così come non è possibile una regolamentazione per le nocività, perché qui verrebbe a diffonderle. Non è possibile una regolamentazione per l'ambito delle cosiddette scienze della vita e per la dimensione della procreazione, per l'abolizione della maternità surrogata e di ogni tecnica di riproduzione artificiale e ingegneria genetica, per l'indisponibilità dei corpi e del vivente. Dobbiamo togliere il processo della procreazione dai laboratori. In gioco c'è il significato stesso di essere umano. Stringiamo alleanze per respingere l'avanzata transumanista. Grazie.